Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Fonica. Per chi di voi non mi conoscesse, io sono Valerio, il direttore della scuola e oggi vado a presentarvi un plugin che nonostante non rappresenti una nuova uscita, ma anzi per chi è nella produzione da anni sicuramente sarà un amico ben conosciuto, ritengo un'arma segreta che assolutamente dovete conoscere. Sto parlando infatti del Vintage Warmer che è arrivato alla edizione 2 con tutta una serie di modifiche che oggi andremo a vedere e che grazie innanzitutto ai ragazzi della PSP Audio che ci hanno fornito rappresenta veramente un'arma segreta per riportare quel calore, quella tridimensionalità tipiche dell'analogico che spesso appunto ci mancano all'interno di una produzione digitale. E vi assicuro ragazzi, è uno veramente dei pochi plugin che uso quotidianamente su praticamente qualsiasi brano perché ha un suono veramente fantastico. Per cui subito all'interno di questo tutorial, come sempre, se non sei iscritto al canale fallo immediatamente, accendi la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video e come sempre ragazzi supportateci con un like e un comment. Buona visione! Ragazzi, vi sto interrompendo nel pieno del video, lo so, sono un po' rompipalle, ma mi raccomando, stanno iniziando tutti i nuovi corsi di fonica. Trovate tutte le info in descrizione, mi raccomando, vi aspetto in classe. A presto! Eccoci qua ragazzi, bentornati come sempre, ringrazio immediatamente i ragazzi della PSP per averci donato la licenza di questo fantastico plugin che assolutamente volevo mostrarvi perché nonostante sia ormai molto conosciuto in ambito professionale, mi sono reso conto ultimamente lavorando anche con gli studenti o con altri professionisti che è passato un pochettino in secondo piano, quando in realtà può essere un'arma segreta veramente micidiale per ottenere in maniera rapida quello che spesso ci serve, ossia conferire al nostro mix o anche a un gruppo di elementi un suono più caldo, più analogico, meno freddo, più tridimensionale all'interno appunto di un lavoro totalmente in the box. E soprattutto per chi di voi rimarrà fino alla fine, vi do un piccolo regalo perché ho preparato una rack del tutto gratuita utilizzando gli strumenti di live con la quale vedrete potete emulare in maniera abbastanza simile quello che appunto svolge questo plugin, per cui rimanete ovviamente fino alla fine. Andiamo come sempre a fare una piccola overview del plugin in modo tale che possiate utilizzarlo in maniera ovviamente rapida. Come vedete abbiamo una grande sezione di view meters con la quale posso andare a decidere di misurare il mio segnale pre, post o ovviamente in relazione alla gain reduction. Gain reduction perché? Perché ovviamente abbiamo qui sotto quello che è il cuore pulsante del nostro plugin che si divide in sostanzialmente 4 aree. Abbiamo infatti un'area di drive, quindi con la quale possiamo andare a saturare e ottenere quindi sì compressione ma anche e soprattutto distorsione armonica, ma abbiamo anche la possibilità di gestire compressione e quindi ovviamente qui, come vi dicevo prima, possiamo misurare la gain reduction. Abbiamo poi la possibilità di giocare con un equalizzatore per le alte e per le basse frequenze che ovviamente agirà insieme al drive per colorare quell'area, quindi non solo per bilanciare lo spettro, ma anche appunto per conferire timbrica al nostro suono. Abbiamo poi la possibilità di attivare per la release la possibilità di averla automatica o un pochettino più lunga, quindi nel caso in cui appunto non volessimo magari avere eccessivo pumping e movimento. Abbiamo la possibilità di attivare un break-wall limiter, che ovviamente in base alle necessità potrebbe sostituire il limiter finale. Abbiamo poi ovviamente il dry wet globale, l'output e qui sotto possiamo decidere di lavorare in maniera multibanda oppure singola, quindi ovviamente andando a gestire quindi il segnale per bande o appunto in maniera unica, soprattutto questo sarà importantissimo per la sezione del limiting. E avete poi questo diciamo fat algorithm che veramente in alcuni casi può conferire molta diciamo molto calore, molta profondità, soprattutto alle basse frequenze. E poi abbiamo la possibilità ovviamente di lavorare in maniera slinkata, quindi avere sostanzialmente 2 vintage warmer per left e right, o appunto in maniera linkata, e la possibilità appunto di lavorare anche in dual mono o appunto in sezione diciamo mono, per cui avere appunto il segnale in mono. A questo punto, dopo aver visto il plugin che una volta spiegato credo sia abbastanza facile, andiamo a sentire quello che fa, perché veramente è uno di quei plugin che ha segnato ragazzi lo sviluppo, nel mio caso della musica elettronica e anche urban degli ultimi diciamo 10, 15 anni. Non conosco veramente nessun ingegnere che non abbia in qualche modo giocato con il vintage warmer, soprattutto, negli anni passati quando non c'erano molti plugin che potevano, dichiarare di conferire un timbro così caldo e così vero al nostro segnale. Quindi voi vedete adesso, ad esempio, sto giocando con il mio ceiling che mi servirà anche per massimizzare il segnale, per cui la cosa interessante del vintage warmer è anche quella di poter andare a utilizzare il plugin non solo per dare carattere, ma anche appunto per portare il segnale a un livello di loudness importante. Ora andiamo a sentire quello che succede. Abbiamo
un piccolo pre-master e fondamentalmente mi vedrete giocare con i vari settaggi, vedrete che il plugin è molto semplice ed ergonomico. Partirò per questo esempio con la release automatica, andrò a impostare per ora il ceiling a 0, attiverò il mio break wall limiter e adesso vado a giocare con i parametri. State molto attenti anche a come si comporta la gain reduction e poi vado a spegnere e accendere il plugin cercando il più possibile di uniformare i volumi. Vediamo quello che succede. Ora ragazzi è veramente secondo me fantastico, pensare come con pochissimi, parametri sono riuscito veramente a conferire al mio mix un suono molto più, radiofonico, molto più professionale, molto più tridimensionale e soprattutto avete visto anche quando sono andato a forzare maggiormente la saturazione, giocando poi un minimo con l'equalizzatore, quindi ho leggermente ridotto le basse che appunto stavano, in quel caso diciamo saturando, sono riuscito a raggiungere dei livelli di loudness veramente importanti, e avete visto anche che, matchando il volume, nonostante appunto più o meno i livelli fossero gli stessi, comunque a livello psicoacustico la percezione di loudness è molto, molto, migliorata e, appunto anche forzando il plugin non abbiamo mai quegli artefatti, quelle spigolosità tipiche di alcuni plugin che appunto, solitamente insomma non ci consentono di ottenere questo risultato, soprattutto appunto andando a spingere molto. Quindi un plugin che nonostante abbia un algoritmo di ormai, più di 10 anni, che è stato ovviamente rivisitato, ma che appunto originalmente è stato scritto una decina di anni fa, veramente rimane ancora non solo al passo coi tempi, ma secondo me setta veramente degli standard. Quindi un plugin che assolutamente volevo che, diciamo fosse di vostra conoscenza, ma che soprattutto adesso cerchiamo di emulare utilizzando soltanto i plugin di Live. E quindi appunto vado a passare a questa rack che ho creato per voi e che sostanzialmente, come vedete, ricrea quello che ho potuto fare all'interno del Vintage Warmer. Quindi abbiamo un parametro di drive che sostanzialmente equivale a questo grande drive che abbiamo qui. Abbiamo la possibilità o meno di attivare il compressore che è già settato per voi per agire in maniera automatica. Abbiamo la possibilità di giocare col tempo, per cui di accorciare sostanzialmente le dinamiche del suono e levare anche un po' di transiente o viceversa di renderlo un pochettino più pungente e un pochettino diciamo più, sostenuto. Ho poi preparato per voi 2 equalizzatori che appunto consentono di simulare la parte low e high shelf e abbiamo poi il limiter qui sotto per appunto andare a schiacciare il nostro segnale. Ora una cosa che vi dico molto importante, ovviamente per lavorare correttamente con questa rack, mi raccomando attenti ai gain. Cosa vuol dire? Andate ad attivare ovviamente il vostro meter, quindi qui sotto attiverò
il mio, diciamo, mixer e andate a controllare che i livelli con i quali state lavorando siano dei livelli corretti. Per cui adesso andando in play e andando anche a zoomare, vi farò vedere che il livello di RMS è un livello abbastanza safe, quindi per entrare all'interno di questa catena e infatti era anche un livello abbastanza corretto per entrare nel Vintage Warmer. Volendo essere ancora più precisi, vi consiglio, soprattutto le prime volte, di diminuire ancora di più il volume d'ingresso. Infatti immaginate che la maggior parte dei plugin che simulano macchine analogiche vengono calibrati per rispondere correttamente intorno ai meno 18 RMS. Per cui andiamo a gestire ancora il nostro gain in ingresso e vedrete che più o meno adesso ci attesteremo intorno a questo valore di appunto media. Quindi mi rimetto dove ci sono ovviamente gli elementi di cassa e basso. Come avete visto, mediamente ora ci troviamo proprio intorno a quel range. Vado a utilizzare la mia rack, quindi adesso fondamentalmente parto con la rack disattivata e comincio a giocare con i miei parametri. Ora ovviamente per rendermi conto veramente di quello che succede vado a caricare un utility in modo da poter controllare bene quello che avviene a volumi diciamo più o meno equiparati e quindi abbasserò più o meno di un -6, -7 in modo da poter gruppare insieme, vedete ho tenuto premuto Shift questi due plugin e quindi vado ovviamente a fare AB, quindi il prima e dopo con il volume più o meno uniforme. Ripartiamo. Che dire ragazzi, veramente molto molto bello, soprattutto pensare che abbiamo potuto ottenere questa rack utilizzando soltanto ovviamente i plugin di Live. Se volete scaricarla ve la metto immediatamente nei commenti, la potete utilizzare in, diciamo in modo istantaneo, anche andandola a caricare magari, perché no, su dei gruppi di suoni, sul gruppo di batteria, per cui veramente divertitevi e soprattutto spero di avervi dato un, diciamo, metodo di lavoro rapido quando magari avete bisogno di chiudere un lavoro in maniera un pochettino più veloce, avete un cliente al quale dovete immediatamente dare magari un lavoro sul quale non avete avuto tempo di lavorare in maniera veramente meticolosa, però volete conferirgli appunto una timbrica un pochettino più professionale e in generale avete diciamo una nuova arma segreta per lavorare durante il mastering e il mix. Ovviamente se volete sapere di più mi raccomando ragazzi, i nostri corsi stanno per partire, scrivetemi nei commenti se avete qualsiasi dubbio o qualche plugin sul quale volete appunto che approfondisca la faccenda nei prossimi video. Io vi auguro a tutti tantissima buona musica, ciao da Valerio e ci sentiamo prestissimo.